Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. In questo appuntamento accontenteremo anche gli appassionati di tattica, ma in un senso più ampio affronteremo un discorso di filosofia del calcio. Una squadra e una nazionale unite a doppio filo da un personaggio che ha disegnato quello che, nel corso degli anni, era stato costruito come il più ardito progetto calcistico di sempre. Stavolta ci spostiamo in Unione Sovietica per raccontare l'esperimento Lobanovskij. Il colonnello Lobanovskij è una figura molto conosciuta dagli appassionati di calcio in tutto il mondo, ma che merita un approfondimento per quanto concerne le sue idee e la sua filosofia. Classe 1939, tra gli anni 50 e 60 è stato un centrocampista talentuoso, ma indisciplinato, tanto che di se stesso disse: "Non avrei mai potuto allenare un calciatore come me". Ma qui nasce la prima anomalia. Lobanovskij non era un sergente di ferro di quelli che puntano sul comportamento, una serata in discoteca, un gestaccio in campo e sei fuori dalle sue grazie. O meglio, queste intemperanze non erano tollerate solo perché spesso incompatibili con quella disciplina fisica e tattica che lui esigeva. Se a una dedizione totale al progetto si affiancava quella per un bicchierino in più di vodka o per le belle donne, non era necessariamente un problema. Il problema era reggere, ma se i giocatori facevano tutto quello che diceva lui in campo, evitare che ciò che accadeva fuori portasse guai era un suo problema. Su questo aspetto non rinunciava a qualche frecciata ai suoi colleghi che non sopportavano le bizze comportamentali dei loro fuoriclasse. Una massima storica del colonnello era: tutti gli allenatori del mondo ritengono che la cosa più difficile sia la leadership degli uomini. Hanno ragione, ma lo sanno che leggere le opere filosofiche può essere d'aiuto? Rinunciare a capire gli uomini attraverso la cultura e la filosofia era per Lobanovskij il sintomo di un allenatore perdente. Se Brian Clough e Trapattoni non si fossero persuasi a leggere Schopenhauer ed Erodoto, peggio per loro. Quella era secondo lui la strada per cambiare il calcio in Unione Sovietica. Dopo la semifinale del 1966, i mondiali vennero mancati in due occasioni, nel 1974 e nel 1978. La nazionale viveva del culto della personalità dei suoi campioni. Nel 1958 tutti aspettarono Streltsov strappato al calcio proprio dall'impossibilità di gestirlo da parte della nomenclatura sovietica. Poi c'era Yashin che incarnava il Vratar sovietico, il portiere baluardo della nazione, l'esempio e il modello. Lobanovskij fece capire che serviva qualcosa di diverso e riuscì a farlo comprendere con un linguaggio sconosciuto all'Unione Sovietica calcistica: la vittoria. La Dinamo Kiev vinceva in Europa e lo faceva grazie a un'organizzazione maniacale che non rinunciava ai campioni, per esempio vedere alla voce Oleg Blokhin, ma era un blocco unico che doveva funzionare, non le sue singole parti. Parola del colonnello: la cosa più importante nel calcio è ciò che un calciatore fa in campo quando non è in possesso di palla, non viceversa. Pertanto, affinché un calciatore diventi eccellente, il talento incide per l'1% e il duro lavoro per il 99%. A sentirlo, qualcuno disse subito: "Bella forza, lo fanno già gli olandesi, brutte copie ne abbiamo?" Altro che brutta copia. Il termine calcio totale nasce per la reinterpretazione che l'Olanda fece del modo di partecipare alla partita. Se avessimo solo 10 secondi per riassumere la definizione, si trattava di far partecipare tutti i giocatori di movimento, sia alla fase offensiva sia a quella difensiva. Lobanovskij prende in parola questo concetto e se ne fa paladino, trasformandolo in quello di universalità. Nessun dogma tattico, solo la capacità di creare un calcio libero dalla schiavitù dei ruoli. Eccellere e specializzarsi è normale, ma tutti devono essere in grado di fare tutto, ma non solo nel concetto sopra citato di applicazione. All'occorrenza, un attaccante deve saper giocare da difensore, un difensore da ala. Nella finale degli europei del 1988, quando solo Van Basten negò all'Unione Sovietica il secondo trionfo dopo quello del 1960, non tutti si accorsero che il colonnello schierò Aleinikov, il suo pretoriano chiamato a fare l'elastico tra centrocampo e attacco, al centro della difesa. Quando nel mondiale del 1986 i sovietici spazzarono via l'Ungheria con 6 gol e qualche organizzatore voleva dargli la coppa, perché tanto se giocava così, comunque c'era un altro pallone d'oro come Blokhin, Igor Belanov, che in teoria doveva far coppia col bomber Protasov, un altro bel cavallo di razza, in attacco, ma in pratica quando l'azione ripartiva era a fare schermo davanti alla difesa. Per giocare così serviva il carisma del colonnello che alla spartana applicazione sovietica delle regole abbinava un perfezionismo che doveva entrare nella testa dei giocatori e anche in quella dei dirigenti, che per affidare la squadra a lui e farci giocare mezza Dinamo Kiev accettò di spostare la sede delle partite della nazionale da Mosca all'Ucraina per farli sentire a casa. L'Unione Sovietica
Sovietica in quegli anni si infiammava per due allenatori, il colonnello Lobanovskij e la sua algebra calcistica e il calcio champagne di Konstantin Beskov, che faceva giocare lo Spartak Mosca, perché lo Spartak Mosca in Unione Sovietica è sempre all'opposizione, in qualunque fase dell'esistenza, coi crismi del calcio champagne. I titoli però alla fine dei rispettivi cicli dicevano Spartak 4, Dinamo 17 e 2 palloni d'oro, tanto per. E così l'Armata Rossa si trasferì a Kiev, tanto che qualcuno fece la battuta. La nazionale era Dinamo Kiev, indebolita dai giocatori delle altre squadre. Tra il 1986 e il 1988 Lobanovskij provò a concretizzare il sogno, ma quando c'è qualcosa di sovietico di mezzo, le cose si complicano sempre. Al mondiale messicano, il Belgio, nella partita più bella della competizione, eliminò la squadra che aveva impressionato il pianeta nella prima fase con un gol in fuorigioco pazzesco, impossibile da non vedere. Nel 1988 la finale fu persa a causa di uno dei gol del secolo, anche se Rinat Dazayev non è mai stato convinto del tutto dei meriti dell'avversario. Ricordo quel gol, mi sentii umiliato, ma a dirla tutta Van Basten ebbe fortuna. Calciò il pallone lungo, una traiettoria che non pensavo potesse centrare la porta. L'Unione Sovietica calcisticamente finì quel pomeriggio a Monaco di Baviera. Lobanovskij tornò alla Dinamo e sfornò il suo ultimo gioiello, Shevchenko, ma al perfezionamento delle sue idee lavorò fino alla morte. Una volta fu intervistato da Volodymyr Sabaldir, scienziato dell'Istituto di Scienza e Ricerca dell'Edilizia di Kiev, che gli chiese come potesse non essere soddisfatto delle decine di titoli vinti e volere sempre di più. Qual era il suo vero obiettivo? Chiese. Lobanovskij rispose: qual è il tuo sogno come scienziato? Aver raggiunto la laurea o il dottorato? No, rispose Sabaldir. Il mio sogno è aver contribuito al progresso, aver lasciato il segno. Ed ecco la tua risposta, disse Lobanovskij. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!